Ciao a tutti, io sono Carlo del corso di fotografia online e gratuito che trovate qui sul canale di Player2 Lighting e su player2.com. In questa lezione del corso base parliamo delle modalità di messa a fuoco e nel particolare delle modalità di messa a fuoco automatiche, ovvero le modalità AF. Prima di continuare però un ringraziamento speciale va allo sponsor di oggi, che è il libro La cucina bulgara, scritto da mia madre e al quale ho lavorato sia all'impaginazione che a gran parte delle fotografie, compresa la copertina. E tra l'altro sulla copertina ho dedicato una lezione del corso di fotografia che potete andare a vedere. E quindi se volete supportare il corso di fotografia di Player2 Lighting indirettamente potete andare su amazon.it e cercare La cucina bulgara e comprare una copia di questo libro per voi o come regalo. E ora torniamo a parlare di messa a fuoco. E la prima distinzione che dobbiamo fare è tra messa a fuoco manuale e messa a fuoco automatica. Nella messa a fuoco manuale siamo noi a spostare avanti e indietro, appunto manualmente, il piano di messa a fuoco per scegliere quale zona della nostra fotografia è correttamente a fuoco e quindi nitida. La modalità di messa a fuoco manuale solitamente viene segnata come MF, ovvero Manual Focus, e in base al tipo di macchina fotografica che avete si può attivare o da un menu del corpo macchina o sul corpo macchina come un selettore fisico oppure direttamente sull'obiettivo. Solitamente quando siamo in modalità manuale di messa a fuoco ci basta ruotare la ghiera della messa a fuoco che troviamo sull'obiettivo della nostra macchina fotografica per vedere il piano di messa a fuoco che si sta spostando avanti e indietro, e quindi possiamo scegliere di mettere a fuoco o un oggetto più lontano o un oggetto più vicino. Su alcuni tipi di macchine fotografiche come le bridge o le compatte, per esempio come questa Sony ZV-1, non abbiamo una ghiera fisica della messa a fuoco manuale, ma dobbiamo passare attraverso i menu della macchina fotografica. Nel caso della Sony ZV-1, per esempio, dobbiamo premere il tasto centrale, poi abbiamo una visuale più zoomata e qui possiamo scegliere la messa a fuoco manuale, scattare la fotografia e se per esempio volessi mettere a fuoco invece il soggetto dietro, devo piano piano ruotare questa ghiera e vediamo che non è comodissimo in questo caso, fino a quando il soggetto dietro non è correttamente a fuoco, e a questo punto posso scattare. Ovviamente alcuni tipi di macchine fotografiche come le compatte non sono pensate come macchine da utilizzare molto manualmente e sono più orientate verso la parte automatica di queste funzioni. La messa a fuoco manuale è utile soprattutto quando montiamo la nostra macchina fotografica su un cavalletto in una situazione controllata, quindi per esempio in studio se stiamo fotografando degli oggetti o in esterno se stiamo facendo scatti di paesaggistica, e soprattutto per esempio nella fotografia notturna al cielo stellato la messa a fuoco automatica non ci capisce quasi niente perché c'è troppa poca luce, mentre con la messa a fuoco manuale abbiamo tutte tecniche per essere sicuri di mettere a fuoco esattamente ciò che ci serve. Se indubbiamente è da veri virtuosi scattare a mano libera con la messa a fuoco manuale, la realtà è che in molti casi magari la situazione è concitata, non abbiamo tempo o i soggetti si muovono molto, con la messa a fuoco manuale avremo più difficoltà a ottenere gli scatti che vogliamo, e in questi casi ci viene in aiuto la messa a fuoco automatica che lascia alla macchina fotografica il compito di spostare avanti e indietro il piano di messa a fuoco in base a dei parametri che noi impostiamo. L'autofocus ha diverse modalità chiamate modalità AF, appunto modalità di autofocus. Queste modalità regolano il modo in cui la macchina fotografica si comporta nel momento in cui noi premiamo a metà il tasto di scatto. Quando noi premiamo a metà il tasto di scatto stiamo dicendo praticamente alla macchina fotografica: guarda, io sto per scattare la fotografia, vedi di preparare tutto quanto, tra cui la messa a fuoco. Giusto per completezza bisogna dire che oltre a premere a metà il tasto di scatto, su gran parte delle macchine fotografiche possiamo anche impostare un altro tasto per aggiornare la messa a fuoco automatica, ma di questo parleremo più avanti. Nonostante ogni società produttrice dia nomi diversi a queste modalità AF, principalmente sono 3 e fanno più o meno la stessa cosa su ogni marca. Queste 3 modalità di autofocus sono quella singola, quella continua e quella automatica.
Vedremo che per esempio per Nikon e Sony i nomi di queste modalità sono abbastanza chiari, mentre per Canon, dopo anni che scatto con macchine fotografiche Canon, a volte anch'io mi devo fermare un attimo a pensare bene cosa vogliono dire e qual è la distinzione di questi nomi. La modalità di messa a fuoco singola su Canon si chiama One Shot, mentre su Sony e Nikon AF-S. In questa modalità quello che succede è che nel momento in cui io premo a metà il tasto di scatto, la macchina fotografica prende la messa a fuoco e poi se la trova si ferma, e fin tanto che io tengo premuto il tasto di scatto a metà o se scatto la fotografia, la messa a fuoco non cambierà. Quindi se io riprovo, prendo la messa a fuoco e scatto la mia foto, vedo che il mio soggetto principale è correttamente a fuoco. Se io però prendo la messa a fuoco e poi mi sposto magari indietro e scatto di nuovo la fotografia, vedo che in questo caso la messa a fuoco è sbagliata, perché praticamente il piano di messa a fuoco è rimasto alla stessa distanza e quindi nel momento in cui io mi tiro indietro si tira indietro anche il piano di messa a fuoco e quindi il mio soggetto non è più correttamente a fuoco. E ovviamente questa stessa cosa succede se è il soggetto a muoversi, quindi io in questo caso ho preso la messa a fuoco su questa statuina, nel momento in cui la sposto più vicina o anche più lontana, se scatto la fotografia di nuovo la messa a fuoco non è corretta perché il piano di messa a fuoco è rimasto fermo, però il soggetto si è spostato avanti. E chiaramente questa è una statuina, ma potrebbe essere una persona, un bambino, un animale che si spostano rispetto a dove abbiamo preso la messa a fuoco. La modalità di autofocus singola è utile nelle situazioni dove non c'è molto movimento perché ci permette di ricomporre l'immagine. Ricomporre l'immagine vuol dire prendere la messa a fuoco sul nostro soggetto e poi spostarci destra e sinistra, in alto e in basso, quindi sullo stesso piano, per posizionare il nostro soggetto in un altro punto della composizione, anche in un punto molto estremo. Se vedete, in questo caso lo sto mettendo proprio su un angoletto della fotografia, cosa che se io volessi mettere a fuoco quell'angoletto, soprattutto su alcune macchine fotografiche, potrebbe essere piuttosto difficile. La seconda modalità di messa a fuoco automatica è quella continua, che su Canon ha un nome un po' criptico, AI Servo, mentre su Sony e Nikon è più chiaramente chiamato AF-C, come AF continuo. In questa modalità, fino a quando teniamo premuto a metà il tasto di scatto o teniamo premuto il tasto che abbiamo assegnato all'autofocus, la macchina fotografica continuerà a cercare la messa a fuoco. Quindi io adesso, se tengo premuto il tasto di scatto, faccio una prima fotografia sul mio soggetto, mentre adesso, partendo dal mio soggetto, metto a fuoco il soggetto, poi sposto l'inquadratura e se riscatto la foto vedo che in questo caso è stato messo a fuoco in maniera continua il soggetto che c'era sullo sfondo. La modalità di messa a fuoco continua è adatta soprattutto in quelle situazioni dove non abbiamo molto controllo su quello che succede e c'è tanto movimento, quindi potrebbero essere fotografie di eventi, fotografia naturalistica o anche sportiva. Gli unici svantaggi della messa a fuoco continua è che a volte potrebbe comunque non capire correttamente cosa deve mettere a fuoco e quindi potrebbe sbagliare, non è infallibile. E un'altra cosa all'opposto della modalità di autofocus singola è che solitamente non possiamo ricomporre l'immagine, quindi se io in questo caso comincio mettendo a fuoco il mio soggetto e poi come prima cerco di spostarlo in un angoletto della fotografia, vedo che chiaramente la macchina fotografica ha aggiornato la messa a fuoco e quindi ha messo a fuoco la scimmietta sul fondo invece della statuina davanti. In modalità di AF continuo, con le macchine fotografiche moderne è anche possibile attivare il tracking, ovvero il tracciamento del movimento. Se per esempio con la Sony ZV-1 io premo sul mio soggetto, vedo che compare un quadratino e a questo punto io, se sposto la telecamera, vedo che questo quadratino continua a seguire quanto riesce il mio soggetto e quindi in questo caso io posso ricomporre anche con l'autofocus continuo e se scatto la mia fotografia vedo che è correttamente a fuoco anche se l'ho spostato mentre scattavo, e dopo che ho scattato il tracciamento rimane attivo e quindi posso anche spostarlo dall'altra parte e scattare un'altra foto.
La terza e ultima modalità di autofocus è quella automatica, che su Canon si chiama in maniera strana AI Focus, mentre su Sony e Nikon ha di nuovo un nome un po' più comprensibile, ovvero AF-A, cioè auto. In questa modalità la macchina fotografica decide nel momento in cui noi premiamo a metà il tasto di scatto se mettere la macchina fotografica in modalità AF singola o continua, e quindi è un po' una modalità imprevedibile che, ammetto, dopo tutti questi anni semplicemente non ho mai usato un granché, perché voglio essere sicuro di avere una macchina fotografica che si comporti in un certo modo. Per esempio, se io sto scattando la fotografia al mio soggetto, se tengo premuto e sto un po' di tempo sul mio soggetto, dopodiché ricompongo lo scatto, vedo che la macchina fotografica, se io scatto la fotografia, non ha messo a fuoco il soggetto dietro perché si è messa in automatico nella modalità singola. Però se io nel momento in cui premo a metà il tasto di scatto sto muovendo molto la mia inquadratura, a quel punto la macchina fotografica dice: qui le cose si muovono troppo e quindi ti metto in AFC. Quindi in questo caso, se io, partendo dal mio soggetto principale, mi sposto sulla scimmietta nello sfondo, se scatto vedo che in questo caso la macchina fotografica ha continuato ad aggiornare la messa a fuoco in maniera continua. E infine una menzione speciale che dobbiamo fare parlando di macchine fotografiche moderne è l'opzione del riconoscimento dei volti. Infatti sulle nostre macchine fotografiche, se sono abbastanza nuove, possiamo attivare questa opzione dove diciamo alla macchina fotografica, quando possibile, di dare la precedenza al viso delle persone che stiamo inquadrando, addirittura potendo scegliere quale occhio vogliamo mettere a fuoco di questa persona. E se abbiamo macchine fotografiche molto recenti, come per esempio questa Sony ZV-1, possiamo addirittura attivare il riconoscimento del viso non solo umano ma anche degli animali, come per esempio cani e gatti. Questa funzionalità ovviamente nella fotografia di ritratti è comodissima, ma anche qui dobbiamo stare un po' attenti, perché se abbiamo un gruppo di persone o stiamo scattando per strada, la macchina fotografica potrebbe confondersi e magari mettere a fuoco una persona che non volevamo mettere a fuoco. Quindi in questi casi potrebbe essere prudente disattivare il riconoscimento dei volti e andare su delle tecniche più classiche di autofocus. Per questa lezione è tutto, e come sempre potete scrivermi per dubbi o suggerimenti su carlo@player2.com, potete seguire Player 2 Lighting su tutti quanti i vari social network e mi raccomando iscrivetevi alla newsletter, visitate il sito a player2.com e iscrivetevi al forum a player2.com/forum. Grazie per aver visto anche questa puntata e noi ci vediamo alla prossima lezione.